Ciao a tutti e bentrovati su Lernamo! Nel video di oggi vi mostrerò come una sola lettera possa fare la differenza per quanto riguarda le parole italiane. E già, capita molto spesso, infatti, che cambiando una singola lettera in una parola, questa si trasformi in una nuova parola con un significato completamente diverso. Non ci credete? Restate là, vi garantisco che rimarrete sbalorditi. Perfetto, iniziamo subito con due parole che cambiano solo per una vocale. Decidere o decedere. Allora, quando si deve fare una scelta, quando si deve prendere una decisione, in italiano usiamo il verbo decidere. Ma fate attenzione a non confonderlo con decedere, che invece è il sinonimo più formale di morire. Ah, per chi non lo sapesse, deciso è il participio passato di decidere, mentre deceduto o deceduta è il participio passato di decedere. Supportare o sopportare. Allora, aprite bene le orecchie perché se scambiate questi due verbi potreste rischiare di offendere qualcuno. Infatti, supportare significa sostenere, appoggiare, dare aiuto ed è dunque un verbo con significato positivo. Per esempio, potreste supportare psicologicamente un vostro amico che deve sostenere un esame o un intervento e quindi infondergli coraggio dicendo qualcosa come: dai, non ti preoccupare, vedrai che andrà tutto bene, ce la farai, ci sono io qui a supportarti. Fate attenzione però a non dirgli ci sono io qui a sopportarti, perché potreste anche litigare. Infatti, sopportare qualcuno significa tollerare, patire, spesso con coraggio e rassegnazione. Guardare o guadare. Ok, so cosa state pensando, che tutti conoscono il significato di guardare, e cioè rivolgere lo sguardo verso qualcosa. Ma sapete invece cosa significa guadare? No, non me lo sto inventando. Esiste davvero e significa attraversare un corso d'acqua, come per esempio un fiume, non nuotando, ma toccandone il fondo. Quindi per esempio a piedi, a cavallo, a bordo di un veicolo con delle ruote e così via. Ok, forse non è un verbo che la gente usa tutti i giorni, ma il mio compito qui è insegnarvi nuove parole affinché possiate essere preparati e riconoscerle se un giorno vi capiterà di leggerle o ascoltarle. Onore o onere. Allora, sicuramente la parola onore è la più conosciuta tra le due e indica la buona reputazione di una persona. Per esempio, nel passato, nel Medioevo, i cavalieri ci tenevano particolarmente a essere considerati uomini d'onore. Ma cos'è invece l'onere? Allora, sostanzialmente, onere è un sinonimo di obbligo, impegno, qualcosa che si deve fare necessariamente. Di solito è associato a questioni legali. Per esempio, gli oneri fiscali sono le tasse che ogni cittadino deve pagare. Adesso passiamo non a due parole, ma a ben tre parole molto simili, se non per una sola lettera di differenza. Testo, testa, teste. Allora, un testo sappiamo tutti cos'è.
un insieme di parole che formano uno scritto. La testa, almeno in teoria, dovremmo averla tutti sulle spalle. E teste? Teste è innanzitutto il plurale di testa, ma non solo. Teste, infatti, nel linguaggio giuridico indica il testimone, dunque chi assiste o ha assistito a un evento in particolare e dunque, avendone conoscenza diretta, può confermare o fornire informazioni in merito a quanto visto. In questo caso il plurale è testi. Giocare o giovare? Allora, diciamo che giocare è uno di quei verbi che si imparano all'inizio del percorso di apprendimento e indica il dedicarsi a un gioco per intrattenimento o diletto. E giovare? Molti pensano addirittura che questo verbo nemmeno esista, e invece sì. Vi ricordate il video del test sul vocabolario italiano, in cui vi ho spiegato il significato della parola nuocere? Ebbene, giovare è l'esatto opposto di nuocere, e cioè significa fare bene, apportare beneficio. Per esempio, una passeggiata al mare giova a chiunque sia nervoso o stressato. Ah, prima di continuare ho una domanda per voi. Sapete cosa significa la parola impeccabile? Se non lo sapete, ma anche se lo sapete e volete indossarla, aspettate che mi metto in punta di piedi e faccio lo zoom. Vi ricordo che la potete trovare e quindi acquistare nel nostro negozio online. Vi lascio il link nella descrizione. Pasta, pasto o paste? Allora, per pasta credo non serva davvero alcuna spiegazione. Penso che tutte le lingue del mondo abbiano preso in prestito questa parola. E pasto? Allora, pasto non è il marito della pasta. Pasto indica l'atto del mangiare che di solito avviene ogni giorno a orari più o meno fissi. Per esempio, nell'arco di una giornata consumiamo generalmente 3 pasti: colazione, pranzo e cena. E paste? Paste non è il plurale di pasta, visto che pasta è uno di quei nomi che non può essere contato, uncountable, come dicono gli inglesi. Paste, invece, indica quei dolci di piccole dimensioni che di solito in Italia consumiamo la domenica dopo l'abbondante pranzo in famiglia. Per intenderci, paste è un po' un sinonimo di pasticcini. Saltare o salpare? Allora, entrambi questi verbi hanno a che vedere con un movimento, però hanno comunque significati ben distinti. Saltare significa sollevarsi da terra in una successione di movimenti comprendente lo slancio, l'elevazione e la ricaduta nel punto stesso in cui si è partiti o a poca distanza da questo. Vabbè, saltare significa fare questo. Salpare, invece, è tipico delle imbarcazioni e indica togliere l'ancora, sciogliere gli ormeggi e partire. Bene, ultimo, ma non per questo meno importante, data o dato. Questo è un errore che noto abbastanza spesso tra i miei studenti, probabilmente a causa della loro lingua madre. In ogni caso, ora cerchiamo di fare chiarezza una volta per tutte. La data, femminile singolare, indica le coordinate cronologiche, giorno, mese e anno, in cui
deve accadere o è accaduto un evento. Per esempio, la data dello sbarco in Normandia è 6 giugno 1944 e in questo caso il plurale è le date. E cos'è invece un dato? Si tratta di un elemento acquisito, offerto o risultante da indagini, utilizzato per determinati scopi. Per esempio, una recente indagine pubblicata in Italia rende noto un dato allarmante, ovvero all'incirca il 35% della popolazione italiana compresa tra i 18 e i 64 anni non mangia né pasta né pizza. Il plurale di dato è dati. Per esempio, i dati risultanti da questa indagine sono davvero preoccupanti. Espressione del giorno. È un dato di fatto. Questa espressione si riferisce a un elemento certo, inconfutabile, che non può essere smentito. Per esempio, che sia in atto una crisi economica è un dato di fatto. Grazie Rocco. Adesso però è il vostro turno. Mi raccomando, scrivete nei commenti almeno una frase utilizzando queste parole. Io vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!